Salve a tutti, in questa lezione impareremo a disegnare dei particolari di un volto posizionato di 3/4. Prendiamo subito un foglio e una matita e come sempre partiamo dall'occhio. L'occhio possiamo fare un cerchio, però ricordatevi che se è di 3/4 di spostare l'asse mediana leggermente su un lato, in base all'occhio se lo fate guardare a destra o a sinistra. In questo caso poi iniziate a disegnare l'occhio e l'iride che deve essere un po' ovalizzato, non come nel volto di profilo, ma neppure circolare come nell'occhio frontale. È logico anche la pupilla e l'iride, vi ricordo di non farli completamente visibili perché la palpebra copre un po' la parte superiore dell'occhio. Poi anche qui andremo a posizionare le ciglia e poi le sopracciglia e così via. Comunque in questa lezione è solo per farvi capire lo schema e non ci interessa appunto chiaroscurare. Per questo troverete in altri video che ho preparato queste informazioni. Per quanto riguarda la bocca, ancora una volta dobbiamo posizionarla di 3/4 e di conseguenza facciamo una linea mediana, anche in questo caso che presenta un labbro da un lato che è la sezione più piccola e da un lato più grande. Vi ricordo che la bocca arriva alla larghezza, diciamo, se tiriamo una linea verticale dalle pupille. E anche qui poi si può chiaroscurare, logicamente, ripeto come sempre, il chiaroscuro poi emergerà il profilo non tanto marcandolo, ma mettendo le luci e le ombre. E va bene, comunque in questo caso non andrò avanti nel lavoro, però vedete la bocca è nel lato, guardando l'immagine, nel lato sinistro è più allungata, mentre nel lato destro rimane più stretta proprio perché è visto con un'inquadratura di 3/4, con un taglio leggermente spostato. Lo stesso avviene per il naso, anche il naso nel volto frontale era perfettamente simmetrico, mentre per quanto riguarda quello di profilo lo abbiamo visto nella scorsa lezione e in questo caso dobbiamo anche qui lavorare su 3/4, quindi si vedrà anche una narice, non solo una, ma si vedrà anche l'altra in una posizione che è più piccola e meno evidente. Per farvi capire, quando tracciamo un volto, se è un volto frontale, vedete si parte per esempio da un cerchio e poi si allunga con il volto per trovare le giuste proporzioni, no? L'asse mediana è praticamente proprio nel mezzo e divide in due parti il volto, mentre quando si fa il volto di 3/4, in realtà l'asse viene leggermente spostato e di conseguenza ecco il volto che noi andremo poi a realizzare sia negli occhi, nel naso, insomma nella conformazione in generale, deve tenere conto di questa curvatura. Curvatura leggermente spostata, può essere di 3/4 o più o meno, fino ad arrivare appunto ad un profilo. Questi sono alcuni particolari di un volto di profilo. Se poi volete vedere per esempio come si realizza nell'atto pratico proprio un volto con entrambi gli occhi, si può procedere in questa maniera come vi ho fatto vedere, cioè mettere gli occhi non perfettamente sullo stesso asse logicamente, ma non visibili alla stessa maniera perché quello più vicino a noi apparirà più allungato, mentre l'altro vedremo più di scorcio il taglio anche dell'occhio. L'importante è che manteniate comunque la stessa forma sia delle ciglia, delle sopracciglia, proprio perché gli occhi, anche se visti un po' più di 3/4, e la forma deve essere comunque la stessa.
possiamo aggiungere insomma un po' tutti gli elementi. Logicamente in base alla persona che avrete davanti farete tutti i dettagli, no? Il naso e la bocca, vedete che arriva proprio come massimo in questa parte. La bocca, come vi ho fatto vedere prima, avrà un lato leggermente più piccolo e un lato invece più grande. Grazie di avermi seguita, alla prossima!